Ogni anno nel mondo vengono prodotte più di 3 milioni di tonnellate di olio d'oliva. È una quantità talmente enorme che, se fosse imbottigliata in contenitori da 1 litro, formerebbe una fila continua capace di attraversare l'intero oceano. Ma dietro questo numero si nasconde un mistero che la maggior parte delle persone non ha mai visto. Che cosa accade davvero a una semplice oliva prima di trasformarsi in questo liquido dorato che muove miliardi? La verità è che dentro un moderno frantoio, uno stabilimento specializzato nella produzione di olio d'oliva, esiste un processo così preciso, così delicato e allo stesso tempo così brutale che un errore di pochi minuti può distruggere il sapore, l'aroma e l'identità di un'intera produzione. Ed è proprio questo che quasi nessuno immagina quando apre una bottiglia in cucina. Ed è esattamente qui che entri in gioco tu. Benvenuti sul canale Fabbrica in Curiosità. Nell'episodio di oggi scoprirai ogni dettaglio del percorso che trasforma questi piccoli frutti in uno degli alimenti più preziosi e controllati del pianeta. Ma prima di entrare tra macchinari, serbatoi e segreti tecnologici, dobbiamo tornare all'inizio. L'origine dell'oliva. Un frutto piccolo, amaro, resistente, coltivato da migliaia di anni sulle sponde del Mediterraneo. Gli antichi popoli consideravano già quest'albero un simbolo di vita, forza e prosperità. Oggi alimenta una delle filiere industriali più antiche e allo stesso tempo più moderne del mondo. Prima di addentrarci tra macchine che non si fermano mai e segreti che rendono un olio davvero extravergine, iscriviti subito qui a Fabbriche en Curiosità. Dopotutto, credi davvero che tutte le bottiglie di olio siano ciò che dicono di essere? Il viaggio dell'olio d'oliva comincia con la raccolta, ed è qui che tutto può andare storto. L'olivo, che per tutto l'anno accumula energia nel frutto, deve essere trattato con una precisione quasi chirurgica nel momento in cui le olive vengono staccate. Ogni minuto conta. Un piccolo ritardo può compromettere profumo, freschezza e acidità, trasformando un olio premium in qualcosa di ordinario e spento. Esistono 2 principali metodi di raccolta. Quello tradizionale, eseguito a mano, è lento, delicato e preserva meglio l'integrità del frutto. Sotto gli alberi vengono stese delle reti e i lavoratori usano piccoli rastrelli per far cadere le olive con attenzione. È un processo quasi artigianale, che riduce gli urti ed evita lesioni invisibili, il tipo di danno che accelera l'ossidazione. Dall'altro lato c'è la raccolta meccanizzata. Enormi macchine che avvolgono l'albero e fanno vibrare il tronco per far cadere i frutti in pochi secondi. L'efficienza è impressionante, ma basta una regolazione sbagliata per schiacciare le olive, spezzare i rami e avviare un deterioramento chimico immediato. Nel momento stesso in cui il frutto tocca il terreno o il piano di raccolta della macchina, il tempo comincia a scorrere. I migliori frantoi lavorano con un limite di 6 a 12 ore tra la raccolta e l'estrazione. Oltre questo intervallo, la fermentazione naturale si intensifica, compaiono difetti aromatici e quel potenziale da extravergine si perde per sempre. Le olive vengono trasferite rapidamente al frantoio in cassette aerate, evitando calore e pressione eccessiva. Una volta arrivate, la prima fase è la rimozione delle impurità. Foglie, rami, polvere e qualsiasi corpo estraneo che possa portare amarezza o contaminazione. Ventilatori industriali creano un flusso d'aria che separa le foglie dal frutto, mentre vasche d'acqua in movimento lavano le olive con un andamento ipnotico. Qui c'è un dettaglio poco conosciuto. Una sola foglia schiacciata insieme al frutto può rendere l'olio eccessivamente amaro, a causa dei composti rilasciati durante la pressione. Dopo il lavaggio, inizia la selezione fine. Le olive passano su nastri vibranti e sotto sensori che individuano difetti quasi invisibili, come piccole macchie di fermentazione o perforazioni causate dagli insetti.
Nei frantoi più avanzati entrano in scena gli optical sorters. Telecamere ad alta precisione illuminano ogni frutto e getti d'aria rimuovono all'istante qualsiasi oliva non idonea. Il risultato è una selezione quasi perfetta, che elimina tutto ciò che potrebbe compromettere aroma e stabilità. E questo rigore ha un motivo preciso. Per ogni litro di vero olio extravergine servono tra i 6 e i 10 kg di olive perfette. Questo significa che un lotto può andare avanti solo se è assolutamente pulito, fresco e sano. Se anche solo una piccola percentuale è fermentata, l'intero profilo sensoriale va perduto, non importa quanto siano avanzati i macchinari. Alla fine di questa fase, il frantoio raccoglie una massa impeccabile di frutti, pronta per la fase più tecnologica dello stabilimento. Il percorso successivo coinvolge calore controllato, acciaio inox e macchine capaci di estrarre in pochi minuti il cuore aromatico del frutto. È una selezione spietata. Ed è proprio questa selezione a separare l'olio comune da ciò che chiamiamo extravergine. Tra poco entreremo nel cuore tecnologico dello stabilimento, dove l'oliva viene finalmente trasformata e dove prende forma la parte più rivelatrice dell'intero processo. Quando la selezione si conclude, le olive arrivano nella zona più tecnologica del frantoio, un ambiente in cui il suono delle macchine e l'aroma intenso della pasta appena macinata annunciano che stiamo per assistere alla nascita dell'olio. Qui, tradizione e ingegneria si incontrano per trasformare il frutto in olio con precisione assoluta. La prima fase è la frangitura. Un tempo, enormi pietre di granito schiacciavano i frutti lentamente. Oggi, dischi metallici ruotano ad alta velocità, frantumando polpa, nocciolo e buccia, fino a formare una pasta omogenea. È in questa pasta che si trovano gli aromi, gli antiossidanti e l'olio ancora intrappolato all'interno delle cellule. Ma, contrariamente a quanto molti immaginano, l'olio non nasce qui. La frangitura prepara soltanto il terreno per la vera trasformazione. Subito dopo arriva la fase più delicata di tutto il processo, la gramolatura. La pasta viene trasferita in vasche di acciaio inox e rimescolata lentamente da pale interne, come se ricevesse un massaggio controllato. Questo movimento delicato permette alle piccole gocce d'olio di unirsi e formare gocce più grandi, che poi potranno essere separate. La temperatura è cruciale. Sopra i 27 gradi Celsius, l'olio perde freschezza e non può più essere considerato extravergine. Per questo i sensori controllano ogni singolo grado, mentre operatori esperti osservano il profumo che sale dalle vasche. Molti dicono di riuscire a sentire il punto perfetto soltanto dall'odore. Dopo questa preparazione, la pasta passa alla macchina che ha rivoluzionato l'industria, la centrifuga orizzontale. Al suo interno il cilindro ruota a una velocità impressionante, applicando forze equivalenti a più volte la gravità. Questa rotazione separa tre elementi: acqua, solidi e olio. In pochi secondi l'olio viene liberato quasi senza contatto con l'aria, preservando il sapore ed evitando l'ossidazione. Il contrasto con i metodi antichi è enorme. Ciò che prima richiedeva ore, ora avviene in pochi istanti, con molta più purezza e precisione. Qui emerge un fatto curioso. L'olio che esce dalla centrifuga non è dorato. È torbido, denso e spesso di un verde intenso. Un aspetto che smonta il mito secondo cui il colore è sinonimo di qualità. Esistono oli eccellenti di un giallo molto acceso e oli mediocri incredibilmente verdi. Il colore dipende dalla varietà, dal grado di maturazione e dalla presenza di pigmenti naturali, non dal livello di qualità. Un altro punto poco conosciuto riguarda la discussione sull'olio filtrato o non filtrato. Molti credono che l'olio torbido sia più naturale, ma la verità è che quello non filtrato contiene microparticelle che accelerano l'ossidazione. È gustoso nei primi giorni, ma perde freschezza più in fretta.
Quello filtrato, invece, è più stabile e conserva l'aroma molto più a lungo. Entrambi hanno valore, semplicemente seguono cicli diversi. Durante tutto questo processo, un esercito di sensori sorveglia temperatura, vibrazione e ossigenazione. Nei frantoi moderni, la sala di controllo ricorda la cabina di un aereo, gli schermi mostrano grafici in tempo reale e qualsiasi anomalia spinge il sistema a correggere automaticamente l'operazione. Questo è essenziale perché la resa dell'oliva è molto bassa, in media solo dal 15 al 20% del frutto si trasforma in olio. Per riempire una bottiglia da 500 ml servono circa 4 kg di olive impeccabili. Quando l'estrazione termina, abbiamo un olio grezzo, ricco di aromi e composti freschi. Ma deve ancora essere stabilizzato, filtrato o decantato e protetto dall'ossigeno. Fasi fondamentali per conservarne il sapore fino al momento in cui arriverà al consumatore. Ed è proprio questo che vedremo nella prossima fase, dove tecnologia, robotica e ingegneria trasformano l'olio appena nato in un prodotto pronto a viaggiare per il mondo. Quando l'olio esce dalla centrifuga è ancora un liquido vivo, carico di piccole particelle di polpa e microgocce d'acqua. È qui che inizia una delle fasi più delicate del processo: filtrare o non filtrare. Questa decisione cambia l'aspetto, la durata e persino il profilo aromatico dell'olio. Nei frantoi moderni, la filtrazione funziona come una lucidatura delicata. L'olio passa attraverso piastre di cellulosa o membrane sottilissime che rimuovono le impurità senza alterarne i composti naturali. Il risultato è un olio più stabile, più limpido e con una durata maggiore. L'olio non filtrato, invece, il celebre novello, mantiene particelle in sospensione che regalano un sapore intenso, ma accelerano anche l'ossidazione. È un olio vibrante ma effimero, perfetto da consumare in tempi rapidi. Nessuno dei due è superiore all'altro, semplicemente seguono cicli diversi. Definita la filtrazione, l'olio passa a una delle aree più tecnologiche del frantoio. I serbatoi di stoccaggio sono strutture colossali in acciaio inox che funzionano come casseforti. La luce non entra, la temperatura è controllata e il contatto con l'aria è praticamente nullo. Lo spazio vuoto del serbatoio viene riempito con azoto o argon, gas inerti che creano una sorta di scudo invisibile contro l'ossidazione. Un semplice flusso d'aria potrebbe compromettere settimane di lavoro, per questo questa protezione non ammette compromessi. Sensori distribuiti in tutta la sala monitorano ogni dettaglio: temperatura, pressione interna, vibrazioni e perfino variazioni chimiche. Se la temperatura supera il livello ideale, generalmente tra i 14 e i 18 gradi Celsius, scatta un allarme. Può sembrare eccessivo, ma una variazione di pochi gradi può alterare freschezza, aroma e stabilità dell'olio. Nei frantoi di alto livello, lo stoccaggio è praticamente un'operazione da laboratorio. In parallelo entra in azione il controllo qualità. Robot e strumenti analitici effettuano rilevazioni che fino a poche decine di anni fa sarebbero state impossibili. I cromatografi identificano acidi grassi, composti volatili e marcatori chimici che determinano se l'olio potrà davvero essere etichettato come extravergine. Questo evita frodi, miscele indesiderate e garantisce che ogni lotto rispetti i rigorosi standard internazionali. Anche con tutta questa tecnologia, il palato umano continua ad avere un ruolo decisivo. Panel di assaggiatori addestrati, veri specialisti sensoriali, valutano i campioni alla ricerca di fruttato equilibrato, amaro pulito e piccantezza caratteristica. Qualsiasi lieve difetto, quasi impercettibile per il consumatore comune, può declassare il lotto. È una fase in cui tradizione e scienza si completano a vicenda. Quando l'olio viene approvato, comincia la fase finale, il confezionamento. Ed è qui che anche un errore semplice può mandare tutto in rovina.
Le bottiglie trasparenti, per esempio, lasciano passare la luce, provocando un'ossidazione accelerata. Per questo i migliori produttori usano bottiglie scure, lattine metalliche o contenitori completamente opachi. Inoltre, le macchine di riempimento utilizzano il vuoto o l'iniezione di azoto all'interno delle bottiglie prima della chiusura, espellendo l'ossigeno residuo e prolungando la freschezza. Tutta questa attenzione può sembrare eccessiva, ma è proprio ciò che garantisce che l'olio conservi aroma, colore e sapore fino ad arrivare nella tua cucina. E visto che sei arrivato fin qui, ci sta un piccolo supporto. Lascia il tuo like per sostenere Fabbrica in Curiosità. Questo contenuto approfondito e ricco di dettagli esiste solo qui perché tu fai parte di tutto questo insieme a noi. E adesso arriva la parte migliore di questo episodio. Scopriremo come l'olio viaggia per il mondo, perché questo mercato è circondato da così tante frodi e come riconoscere uno scaffale un olio davvero autentico. Preparati, perché la prossima fase porta con sé una rivelazione che cambierà completamente il tuo modo di comprare l'olio. Quando l'olio finalmente lascia la linea di riempimento, comincia un viaggio che pochi immaginano. Può essere nato in una tenuta dell'entroterra portoghese, nell'Andalusia assolata o sulle colline della Toscana. Ma nel giro di pochi giorni starà già attraversando gli oceani dentro container climatizzati. Sì, l'olio non viaggia come un alimento qualunque. La temperatura all'interno del container deve restare stabile, la luce deve essere assente e le vibrazioni devono essere controllate. Tutto questo per impedire che il sapore si deteriori ancora prima di arrivare sugli scaffali. Quello che pochi sanno è che molti degli oli che troviamo al supermercato sono il risultato di miscele internazionali. Un lotto può essere raccolto in Spagna, filtrato in Italia, conservato in Grecia e imbottigliato in Portogallo. Sembra strano, ma questo modello è comune perché alcune grandi aziende acquistano olio sfuso da diversi paesi e creano blend specifici, più delicati, più fruttati, più piccanti. Non è una frode, è una strategia. La vera frode si nasconde altrove. Ed ecco una rivelazione che spaventa molte persone. Si stima che fino al 70% dell'olio venduto nel mondo sia stato oggetto di adulterazione in qualche fase della filiera globale. Il problema non è l'olio puro, ma la tentazione di mescolarlo con oli più economici, come soia o girasole, e continuare comunque a etichettarlo come extravergine. In alcuni scandali storici, i test di laboratorio hanno scoperto lotti che contenevano meno del 20% di vero olio d'oliva. È stato per questo che governi e organizzazioni internazionali hanno creato regole più severe, certificazioni e analisi chimiche obbligatorie. Ma come può difendersi il consumatore comune? Ecco 3 segnali decisivi. Primo, diffida dei prezzi troppo bassi. Un vero olio extravergine richiede materia prima perfetta, estrazione rapida e tecnologia avanzata. E niente di tutto questo costa poco. Secondo, scegli confezioni scure o lattine. Proteggono meglio l'aroma e prolungano la durata. Terzo, cerca la data di raccolta, non solo la data di scadenza. Più è fresco, più alto sarà il fruttato e minore l'ossidazione. L'olio è un alimento vivo e il suo momento migliore di solito cade entro 12 mesi dalla raccolta. E già che stiamo parlando di curiosità globali, eccone una che sorprende tantissime persone. La maggior parte delle olive che consumi non nasce nei paesi che immagini. La Spagna, da sola, produce oltre il 40% dell'olio mondiale, una quantità così gigantesca che nessun'altra nazione riesce ad avvicinarsi. In alcune stagioni, l'Andalusia raccoglie così tanto che i suoi uliveti, visti dall'alto, sembrano una scacchiera infinita. Ora che conosci ogni segreto dietro questo liquido prezioso, dall'albero al serbatoio, dalla centrifuga alla nave, diventa impossibile guardare una bottiglia d'olio con gli stessi occhi.
Al suo interno c'è una combinazione di natura, ingegneria, tradizione e scienza che ha attraversato i secoli e plasmato intere culture attorno al Mediterraneo. E prima di continuare, dimmi una cosa qui nei commenti. Da quale città ci stai guardando? Voglio scoprire fin dove sta arrivando questa conoscenza. Se ti è piaciuto questo viaggio nel mondo dell'olio d'oliva, ricordati di iscriverti adesso qui a Fabbriche in Curiosità, perché ogni settimana ti portiamo dietro le quinte dell'industria, sempre con storie sorprendenti e processi incredibili che non avevi mai visto prima. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini nemmeno la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. La stai già vedendo apparire sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche e Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì.